Incredibile ma vero, questa volta do i numeri in tempo. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video a tema camper. Facciamo i conti di febbraio. Allora, questa volta sto cominciando a migliorare sui conti. Riesco a farli questa volta in tempo perché ho tenuto aggiornato febbraio mano a mano che spendevo o incassavo soldi, quindi invece di fare come dicembre e gennaio, che alla fine del mese o più tardi dovevo rincorrere le spese e andare a cercarle, questa volta ce le ho avute già pronte, come avrei dovuto sempre fare. Ma come sapete non mi piace fare i conti, quindi imparerò strada facendo. Come al solito vi faccio apparire alla vostra sinistra i numeri, i conti del mese precedente, quindi di gennaio, e mano a mano alla vostra destra vi faccio apparire i numeri, i conti, continuo a chiamarli numeri, i conti di febbraio. Vediamoli. Veniamo ai numeri. Allora, per il canale incassi 20 euro, spese 101 euro. E per i numeri privati incassi 185 euro, spese 95. Quindi la situazione a fine febbraio, quindi il saldo diciamo generale da dicembre, da quando ho cominciato, è di 366 euro. Invece il saldo generale totale, diciamo, compresi i debiti precedenti, è di meno 2509. Nel particolare, per il canale gli incassi sono stati una donazione, le spese, il bollo, pagato in ritardo, perché me ne stavo dimenticando, e il famoso pannello di controllo del gestore di carica. Per i conti privati, invece, gli incassi sono state due vendite piuttosto buone e le spese invece le solite 4 spese settimanali di cibo e le due spedizioni dei due pacchi che ho venduto, dei due oggetti che ho venduto che ho dovuto spedire. Questo è tutto. Un aggiornamento così al volo sul meteo. Sta continuando a nevicare. Va e viene, però, cioè nel senso che non è che nevica sempre di continuo, però ogni tanto ricomincia, ma non si ferma perché è sempre troppo poca. E contrariamente a quello che avevano previsto non fa così freddo. La notte più fredda è stata tra martedì notte e mercoledì mattina, che ha fatto meno 6 gradi, quindi più o meno la temperatura di dicembre. Io continuo a dormire tranquillamente senza problemi. Vorrei ringraziare sinceramente tutti quelli che si preoccupano per me, state tranquilli, come vi rispondo sempre, ma come dico sempre, se c'è una cosa che è comoda, che mi piace, è dormire, perché dormire qua con il sistema che ho usato, con i due piumini, è veramente comodo, caldo, confortevole, dormo bene, faccio un sacco di sogni, eccetera, quindi nessun problema. C'è una novità che prima o poi doveva succedere. Nella ex casa, quindi al lavoro, la fornitura di corrente ha subito una variazione. Il fornitore è Eni e da agosto, perché la prima bolletta che non ho pagato è di agosto, mi ha ovviamente intimato di pagare più volte, però io non ho soldi, gli rispondevo semplicemente che non avevo soldi. E mi avevano detto che prima o poi mi avrebbero ridotto la potenza erogata. Ed è successo proprio in questo mese, più o meno una quindicina di giorni fa,
stavo facendo da mangiare col microonde, si è spenta tutta la corrente, non ho capito come mai, vado a vedere i miei interruttori, e i miei interruttori erano tutti attivi, non era saltato niente. Da lì ho capito subito, sono uscito e sono andato a vedere il contatore e il contatore saltava. Sul contatore dice potenza limitata, eccesso di carico del tot per cento, una roba del genere. Che tra l'altro è una roba strana perché al telefono mi avevano detto che il blocco sarebbe stato, l'erogazione sarebbe stata limitata a 1 kW, che è poco, però insomma facendo un po' di attenzione si riesce anche a usare. Però non sembra così, o sembra diverso, perché delle volte, per esempio, in quel caso, dopo che mi è saltata, ho provato a far funzionare solo il microonde mettendo la potenza a 350 watt, cioè un terzo della potenza teorica, e saltava lo stesso. Non so bene come calcolino questo limite, probabilmente non è solo un limite di potenza massima istantanea, magari è anche un limite di potenza massima nel tempo, non so, magari entro tot minuti c'è un limite, non lo so, non ho idea. Resta il fatto che finalmente per loro mi hanno fatto questo limite e vuol dire che non mancherà molto che me la toglieranno la corrente, quindi dovrei riuscire a sbrigarmi a finire i lavori qua. Purtroppo non c'è molto da fare sul tetto mentre nevica o mentre piove o mentre c'è un nebbione o che cosa, ma vedremo. Intanto mi sto procurando un po' i materiali e poi farò un po' di riprese dei lavori. Ok, per questo video quindi direi che è tutto, i conti li abbiamo fatti, ci vediamo con i conti il prossimo mese, e con i conti di marzo, e cosa dire, appuntamento appunto ai prossimi video, ne ho già in preparazione degli altri, e grazie di nuovo a tutti, grazie per tutto quello che fate per il canale, grazie delle visualizzazioni eccetera, grazie delle preoccupazioni soprattutto sul tempo, sul meteo e sulla condizione mia qua. Va tutto benissimo, sono soddisfatto di quello che ho fatto finora, spero di continuare presto con il resto del progetto. Un caro saluto a tutti, ciao!